Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo video. Allora, qui un video ricostruzione in Acrigel. Allora, qui ci sono tutti i passaggi, questo video è un pochino lungo come potete notare, però praticamente ho lasciato tutta l'esecuzione. Comincio con lo spingere le cuticole, sollevare le cuticole. Queste manine sono della mia cuginetta. Ho due cugine molto più piccole di me e quindi va bene se vedete mani un pochino giovani, che si vedono che sono mani giovani. Lei praticamente si mangia le unghie, come si può notare, e quindi le sue pellicine sono un pochino delicate, un po' sensibili, però sono presenti perché come tutte le onicofagiche, giustamente il nostro corpo quando sente un pericolo, ossia più ci mangiamo le pelli, più il nostro corpo ne produce perché si deve difendere. Quindi va bene, ho spinto le pellicine con la punta fiamma, con questa punta fiamma mi vado a cominciare a sollevare un po' le pellicine senza spingere troppo perché potrebbe essere un po' indolenzita, e quindi appunto faccio questa manicure abbastanza superficiale, come d'altronde la faccio sempre. Io faccio così, sollevo appunto la cuticola, apro i valli laterali e il gonnellino che avanza, il gonnellino di pelle che si alza, questo bordino, dove ce n'è bisogno lo rimuovo, lo taglio con la forbicina. A fine lavoro, se ho bisogno, con la punta pallina vado eventualmente a levigare quelle pellicine che sono rimaste sollevate. A fine lavoro intendo quando ho già limato la struttura, quando praticamente sto andando a sigillare oppure a mettere il gel color. Ok, fatto questo vado a preparare l'unghia naturale. Utilizzo i sanding bands ormai da anni, veramente sono anni. L'unghia preparata bene deve risultare in questo modo. Dovete vedere dei graffietti, dovete proprio vederli questi graffietti sull'unghia, perché sono proprio quei graffietti che aiutano il gel ad aderire all'unghia. Il gel si andrà ad infilare in quei graffietti. Quindi se preparate l'unghia e vi risulta lucida, quasi lucida, vuol dire che non l'avete preparata bene e poi si creerà il sollevamento. L'unghia preparata come si deve risultare graffiata, non insanguinata da troppa limatura, da troppa pressione, ma così semplicemente graffiata. Va bene, ho tolto la polvere come faccio sempre con il cleaner e con la spazzolina di plastica e poi vado a mettere il primer. Qui sto utilizzando Top Dehydrator di Moda Unghie che ho travasato nella boccettina, come vedete, perché mi trovo più comoda in questo modo, ma è lui, insomma, vi faccio vedere la bottiglia originale per farvi capire cosa sto utilizzando. Come base vado ad utilizzare una rubber, questa è di Michelle Nails, ma come vi dico già da tanto, queste basi rubber di tutte le marche funzionano benissimo come base sotto a qualsiasi sistema, che sia esso sistema gel, sistema acrigel oppure proprio un semipermanente rinforzato. Tutte le rubber sono elastiche, è proprio la caratteristica di queste basi che si chiamano così rubber, che vuol dire gomma, gommoso, e quindi sono elastiche e praticamente funzionano molto bene su tutti i tipi di unghia naturale, sia che sia unghia naturale rigida, sia che sia unghia naturale morbida, molto flessibile. Queste basi funzionano benissimo, sono, oserei dire, universali. Ok, adesso vado a ricostruire, allungare. Utilizzo le nail form giustamente come state vedendo e praticamente faccio un dito per volta, ma un dito per volta completo, nel senso che faccio il primo passaggio allungando il bordo libero
e poi subito, cioè mando in lampada, adesso lo vedrete con i vari passaggi, e poi subito mi completo la struttura, un dito per volta. Mentre l'allungamento del primo dito è in lampada, mi posiziono l'anel form sull'altra mano. Quindi mentre quell'altro sta polimerizzando il primo strato, il primo passaggio, vado avanti e già mi posiziono l'anel form sull'altro dito. Dopodiché torno indietro, se ho bisogno di pinzare il bordo libero, mi blocco, mi fermo su questo nuovo dito e pinzo quell'altro dito. Insomma, è un lavoro, in poche parole, non sto mai ferma. In questo modo diamo una continuità al lavoro, diciamo una, come vi posso dire, un sistema, un metodo. Vedete, mentre quell'altro dito adesso sta polimerizzando l'allungamento, io vado avanti su quest'altro dito. In questo modo ho finito già un dito. Mi trovo comoda a farlo in questo modo, non sempre lo faccio così, a volte lo faccio 2 unghie per volta, i pollici sempre prima me li sono già fatti, non lo vedete ma i pollici sono già stati fatti, e a volte lo faccio un dito per volta, a volte lo faccio 2 dita per volta, in questo caso faccio un dito per volta perché la mia cuginetta potrebbe essere un po' maldestra e preferisco che abbia la nail form indossata il meno possibile. Quindi quando io ho finito di fare tutta la struttura le tolgo la nail form, così evitiamo di andare a sbattere quando entra nella lampada e tutti questi movimenti che possono insomma un pochino rallentare il nostro lavoro, perché quando vai a sbattere eccetera devi controllare, riposizionare, insomma lo sappiamo, no? Va bene, mentre sto appunto lavorando l'altro dito faccio questo, tiro fuori l'altro, metto la pinza e la mando in lampada, e questo avanti e indietro, quindi lo vedrete praticamente tutta. Mi sembra proprio di avervi lasciato tutte e 8 le dita. Queste nail form sono quelle con diciamo la composizione, vogliamo dire, vedete, adesso tolgo la nail form e vado avanti con l'altro dito, mi controllo che sia tutto a posto e vado avanti. Queste nail form sono quelle di alluminio, queste in particolare le ho prese sul sito di Michelle Nails, e anche l'acrigel che sto utilizzando è il pink proprio, si chiama così, pink di Michelle Nails. Tutti i link diretti ai prodotti, vari codici sconto eccetera ve li lascio giù nell'info box, quindi andate ad aprire questa tendina dell'info box e sotto ci sono tante informazioni, anche non solo riguardanti questo video in specifico, ma le informazioni sono presenti sempre sotto a ogni video. Va bene, qui mi vedete anche fare i tagli laterali. Non ho bisogno, se non ho bisogno di fare il taglio all'iponicchio per far aderire bene la nail form all'iponicchio, non lo faccio, perché se si incastra bene da sola la forma non mi vado a complicare la vita e non lo faccio. Metto la nail form, e però se ho bisogno assolutamente faccio i tagli laterali. Il taglio laterale ci consente di avere una forma, una struttura più sottile. Diciamo che sulle onicofagiche è praticamente certo che si devono fare i tagli, perché il polpastrello, la pelle, giustamente non avendo l'unghia che fa da guida, il polpastrello tende ad allargarsi, insomma la ciccetta tende ad andare un po' dove le pare, e quindi si creano questi polpastrelli un pochino rotondini, cicciottini, che si chiamano anche a ranocchio, proprio perché le rane hanno la forma di questi, hanno come delle palline, no? In punta alle loro zampette, e quindi si dice proprio il polpastrello a ranocchio. E va bene, allora io adesso vi lascio, diciamo, all'applicazione di tutte queste dita, e praticamente appunto quello che vedete che faccio è continuare. Vedete, adesso ho lasciato stare quel dito, anche se non l'ho completato, tanto l'acrigel non mi si muove, l'ho lasciato stare e finisco di fare questa struttura.
perché appunto voglio avere una continuità, una viene, una va, una viene, una va, e così cerco di non perdere il ritmo. Ecco, decisamente la parola giusta, il termine adatto è questo: non voglio perdere il ritmo, e quindi cerco sempre di tenere lo stesso ritmo. Così quando ho finito e passo direttamente alla limatura. Va bene, allora vi lascio adesso all'applicazione e ci vediamo più avanti.
Allora, e finalmente sono arrivata all'ultimo dito. Non so se a voi succede quando state ricostruendo, ma quando comincio a fare l'ultimo dito sento una specie di sollievo. Finalmente ho finito la parte più lunga. E quindi va bene, sono arrivata all'ultimo dito e mi sono dimenticata di dirvi che sto utilizzando il liquido magico per lavorare l'acrigel di Moda Unghie. Non ve l'ho fatto vedere, ma insomma lo vedo dal pennello che se ci fate caso adesso che ve lo dico, il pennello è bello, sembra quasi unto, insomma sembra impappato. Come vedete qui posiziono la nail form, mi raccomando per le mandorle la nail form deve risultare parallela, non deve andare verso il basso, o se va verso il basso la nail form deve essere proprio leggermente verso il basso, almeno io la preferisco in questo modo. Va bene, vi stavo dicendo che sto utilizzando appunto il liquido magico di Moda Unghie per lavorare l'acrigel. Lo vedete, il pennello è lucido, sembra quasi bagnato, no? Ed è questo gel, perché sostanzialmente è un gel questo prodotto, che ci aiuta appunto a lavorare. Qui scusate, sono fuori dall'inquadratura, ma ho voluto lasciare lo stesso in modo che possiate vedere veramente il tempo reale e i movimenti reali che stavo facendo. E tornando al liquido magico, appunto è un prodotto che ci aiuta a lavorare l'acrigel, non evapora perché non è a base alcolica come è normalmente il cleaner o i liquidi che usiamo per lavorare l'acrigel, quindi lui non evapora e permette molto bene di lavorare l'acrigel e lo rende anche un pochino autolivellante, facendo lui una patina intorno appunto all'acrigel. Lo rende autolivellante. Se lo lasciamo stare un attimino e lo osserviamo prima di andare in lampada, possiamo notare che magari spariscono quei piccoli segnetti che ci sono venuti appunto durante la lavorazione. Non rovina i pennelli e aiuta anche i pennelli a vivere meglio, diciamo così. Li mantiene belli chiusi e le setole morbide. Comunque va bene. Finalmente, come dicevo prima, sono arrivata alla fine, ho pinzato, avete visto, mando in lampada con tutta la pinza, metto la pinza e la faccio andare in lampada con tutta la pinza, in modo che appunto il risultato sia bello stretto. Alcune volte neanche pinzo su alcune unghie, dipende, se abbiamo messo bene la nail form bella stretta, non c'è bisogno neanche di pinzare. In questo caso, siccome tornando al discorso di prima dell'onicofagia, ha i polpastrelli un po' larghetti che tendono a comandare sul prodotto, tendono a far allargare un pochino la nail form, qui assolutamente vado a pinzare e la mando proprio in lampada, così il prodotto rimane bello stretto durante la polimerizzazione. Ok, finito il passaggio più lungo, cominciamo con la limatura. Ho già limato tutto il bordo, tutte e 10 i bordi liberi, quindi la forma, la lunghezza. Ho già fatto con la lima appunto la forma, sistemato la forma, e adesso sto andando appunto con la solita punta extra fine a togliere gli eccessi di prodotto, a modellarmi meglio la struttura dell'unghia, a livellare la superficie, togliere eccessi, eccetera eccetera. Le punte le ho io, ve lo dico sempre, di nuovo giù nell'info box ci sono tutti i miei link dei miei social, ma soprattutto la mia email. Per avere informazioni sui prodotti, per favore mandatemi email e non mi scrivete via social, perché è molto probabile che io non vi risponda, perché me li perdo e insomma va bene, mi sono organizzata in questo modo, mi trovo meglio se mi mandate email. Anche qui ho lasciato buonissima parte della limatura perché di nuovo come prima voglio che vediate bene una situazione reale, perché tante volte nei video giustamente tendiamo a tagliare pezzi per evitare che i video siano troppo lunghi, però magari non si vede tutto. Invece qui vi ho voluto lasciare tutto quanto.
Ok, e quando utilizzo la mia piccolina per andare a rifinire meglio il giro cuticole, abbassare il prodotto in eccesso appunto nel giro cuticole o togliere magari eccessi di prodotto che hanno camminato verso le cuticole, non ci devono stare. Quando faccio questo passaggio vuol dire che ho quasi finito, sono arrivata anche alla fine della limatura. L'ultimo step della fase limatura lo faccio comunque con la lima, mi piace molto uniformare meglio gli spessori, togliere appunto ancora spessori se ci sono, rifinire meglio il bordo libero e dopodiché una bella bafferata e poi andiamo con il colore o col sigillante, insomma con quello che dobbiamo fare. Qui vedrete più avanti che ho praticamente uniformato il colore con la base rubber cover nude, mi sembra che si chiami, di Moda Unghie, perché dopo guardandosi le risultava un pochino troppo rosa questo colore. Allora ho detto, sai che ci diamo una passatina di questo nude che è molto molto bello e così scuriamo un pochino questo rosa e utilizzerò nelle due dita centrali questa base per attaccare poi dei glitterozzi, quindi praticamente vado ad utilizzare la base rubber come fosse un colore. Dici, ma non potevi usare un colore? Volevo un colore che fosse non troppo coprente, perché se non la stendo troppo spessa dà colore ma rimane comunque leggermente trasparente. Spero che tutto sto giro di parole, con questo giro di parole, possa essermi spiegata un pochino quello che intendevo. Allora, eccomi qua, ho fatto le tre unghie dove non andavano poi messi i glitterozzi e adesso faccio le due unghie centrali. Quindi come prima stendo uno strato abbastanza sottile perché non voglio tra l'altro fare spessore, però lo utilizzo come colla, come strato appiccicoso per appunto mettere questi glitterozzi che erano in tinta con il suo vestito, perché era il suo 18° compleanno e quindi ha voluto insomma ha fatto la festa del 18° e il suo vestito era più o meno di questo colore, quindi abbiamo fatto le unghie in tinta in tono con il suo vestito. Fatto appoggiati questi glitterozzi, la mando giustamente in lampada e poi vado a sigillare. Sigillerò prima le tre unghie con il No Wipe di Moda Unghie, che come vi dico spesso sui colori chiari lo preferisco perché è abbastanza antigiallo come prodotto. Quindi vado a sigillare prima le tre unghie senza glitterozzi e poi, siccome ho una boccettina dello stesso sigillante che che è quasi finita, quella lì la utilizzo per sigillare invece le unghie con i glitterozzi, perché sapete bene che comunque rimangono sempre dei glitter attaccati al pennello e diciamo che si contamina il sigillante, e quindi praticamente quella boccettina lì me la tengo quando devo andare a sigillare situazioni del genere. Faccio uno strato, mi sembra che faccio 2 passate in 2 volte, perché appunto voglio incapsulare bene questi glitterozzi in modo che lei non possa sentirli sotto perché lei giustamente tende a stuzzicarsi eccetera, e quindi mi sembra proprio che faccio la doppia passata, quindi la mando in lampada, poi tiro fuori e faccio una seconda passata con un po' più di prodotto in modo che possa essere tutto bello incapsulato e non si sentano sotto le dita questi glitterini.
Quindi questo è il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, interessato, fatemelo sapere, è stato un po' lungo, spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande grande, in alto a sinistra il mio nick su Instagram, e iscriviti al canale, un bel like e ci vediamo in giro per i social, un bacio grande grande e ciao!